Ciao a tutti e benvenuti a Italiano sul divano. Oggi parliamo di un argomento fondamentale se volete esprimere opinioni, fare delle scelte o semplicemente chiacchierare in italiano. I comparativi. Pensateci un secondo, quante volte al giorno facciamo un paragone, ossia una comparazione tra due o più cose, persone o animali? Questo telefono è più bello di questo. Oggi fa meno caldo di ieri. Il mio gatto è pigro quanto il tuo. Ecco, oggi impariamo esattamente come fare questi passaggi senza sbagliare. Vedremo insieme i 3 comparativi: maggioranza, minoranza e uguaglianza. E restate fino alla fine perché vedremo delle forme speciali che fanno cadere in trappola molti studenti. Partiamo dal primo, il più usato, il comparativo di maggioranza. Si usa per dire che qualcuno o qualcosa ha una qualità o una quantità in misura superiore rispetto ad un altro termine di paragone. La parola che utilizziamo in questo caso è più. Il divano è più comodo della sedia. Ma attenzione, qui c'è il primo grande dubbio degli studenti. Quando si usa di oppure che per introdurre il secondo termine di paragone? Si usa di, spesso unito all'articolo, quindi del, della, degli, eccetera, quando confrontiamo due nomi o due pronomi. Ad esempio, Marco è più alto di Luca. Oppure, tu sei più veloce di me. Si usa che quando ci riferiamo ad aggettivi, verbi o quantità riferiti alla stessa cosa. Si usa che quando confrontiamo due aggettivi, verbi o quantità riferiti alla stessa cosa. Ad esempio, questo film è più lungo che noioso. Lungo e noioso sono due aggettivi. Mi piace più viaggiare che studiare. Viaggiare e studiare sono due verbi. Passiamo al secondo comparativo, quello di minoranza. Funziona esattamente come quello di maggioranza, ma al contrario. Lo usiamo quando la quantità o la qualità è in misura inferiore. La parola chiave è meno. Le regole per di e che sono esattamente le stesse del comparativo di maggioranza. La bicicletta è meno veloce del treno. In questo caso usiamo la preposizione di più il perché stiamo facendo un paragone tra due nomi, bicicletta e treno. Mangiare sano è meno difficile che rinunciare al cioccolato. In questo caso stiamo facendo un paragone tra due verbi, mangiare e rinunciare. Quindi useremo la parola che. E se due cose sono esattamente sullo stesso livello, usiamo il comparativo di uguaglianza. Qui abbiamo due coppie di parole che potete usare e sono intercambiabili. Così come, tanto quanto. Un piccolo segreto: le parole così e tanto potete anche non metterle. Il mio cane è così simpatico, oppure è simpatico come il tuo. La pizza è tanto buona, oppure è buona, quanto la pasta. Siete d'accordo? Entrambe le forme sono corrette. Ricordate però che se usate
tanto quanto, dovete concordarli con i termini di paragone. Per esempio, ho tanti libri quanti ne hai tu. E adesso è l'ora delle eccezioni. Alcuni aggettivi molto comuni hanno delle forme di comparativo irregolari che derivano dal latino. Prendiamo l'aggettivo buono. Potete dire sicuramente più buono, ma la forma più gentile e corretta è migliore. Questo caffè è migliore di quello di ieri. Attenzione, non dite mai più migliore, è un errore gravissimo. Allo stesso modo, di cattivo diciamo peggiore. Di grande, in senso astratto e parlando di età, diciamo maggiore. Mio fratello maggiore. Di piccolo diciamo minore. Mia sorella minore. Quindi, ricapitolando, più di o più che si utilizza per il comparativo di maggioranza. Meno di o meno che per indicare la minoranza. E per l'uguaglianza, così come, tanto quanto. Adesso tocca a voi. Facciamo un piccolo test nei commenti. Provate a completare e a tradurre questa frase. L'italiano è più, meno, tanto, facile, pensassi. Scrivete la vostra risposta nei commenti e io passerò a correggerla. Se il video vi è servito per fare più chiarezza sui comparativi, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri compagni di studio. Noi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!